Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nella Leopard Gecko Tribe. In questo video andremo a vedere la seconda parte della costruzione del terrario di Clio. Nello scorso video siamo arrivati a costruire lo scheletro in legno del terrario e lo sfondo 3D. Se ancora non hai visto la prima parte, puoi trovare il link in descrizione o nel video. Ora continuiamo la costruzione del terrario a partire dai binari per i vetri anteriori. Per la costruzione dei binari abbiamo usato 3 listelli di legno per binario. Per unirli abbiamo usato dei chiodini di 13 mm e del silicone. Prima abbiamo fissato sulla parte centrale il profilo a W in PVC, necessario per far scorrere i vetri. Poi abbiamo fissato il listello esterno e preso le misure per fissare quello interno. Queste sono le misure dei listelli che abbiamo usato e come apparirà la parte frontale del terrario una volta terminata. Come potete notare, rispetto al video precedente, la misura di uno dei listelli è cambiata. Infatti, il listello interno dei binari è di 46 cm, in quanto bisogna tenere in considerazione lo spessore di 2 cm dei lati del terrario. Ora invece, vediamo come appaiono il terrario e i binari lateralmente, in modo da darvi un'idea più chiara di come debbano essere assemblati i listelli e il profilo a W nel terrario. Per fissare i binari nel terrario abbiamo utilizzato le groppine di 30 mm mostrate nello scorso video e del silicone. Passiamo ora al fissaggio dello sfondo 3D sul fondo del terrario. Abbiamo prima sparso bene del silicone sul fondo del terrario. Quindi abbiamo posto lo sfondo 3D e fatto pressione per poterlo fissare bene. Dopo aver fissato lo sfondo, abbiamo fissato anche la parte superiore del terrario. Per farlo abbiamo utilizzato sempre del silicone e le groppine di 30 mm. Come potete notare, il binario inferiore è già stato fissato e una volta fissata la parte superiore del terrario abbiamo proceduto anche con il fissare il binario superiore. Questo che vedete nell'immagine è il risultato finale. Passiamo ora con il finalizzare la parte di aerazione. Prima abbiamo tagliato la rete plastificata con un taglierino prendendo le misure della bocca. Poi successivamente abbiamo posto del silicone sul quale abbiamo posto la rete tagliata e aspettato che asciugasse. Per ultima abbiamo lasciato la parte sull'illuminazione. Abbiamo forato la parte superiore del terrario per poter far passare il portalampade in ceramica da supporto per la luce riscaldante. Come potete notare, il foro è stato fatto sulla parte destra del terrario, dove si trovano i fori di aerazione sulla parte superiore, quindi la parte del terrario che sarà adibita a zona calda. Come potete notare, ha il supporto per poter essere fissato al legno e inoltre in dotazione vengono dati anche le viti per poterlo fissare. Noi ci stiamo trovando molto bene, quindi vi lasciamo il link in descrizione. Per fissarlo sulla parte superiore abbiamo utilizzato prima un avvitatore e poi successivamente un cacciavite. Per quanto riguarda le tane, anche queste le abbiamo realizzate per farle coerenti con lo sfondo 3D. Abbiamo preso dei contenitori di plastica che abbiamo opportunamente modificato e forato utilizzando un saldatore comprato su Amazon. Abbiamo quindi proceduto analogamente a quanto fatto con lo sfondo 3D per poter realizzare una sorta di finta roccia anche per le tane. Quindi abbiamo prima utilizzato la schiuma poliuretanica, l'abbiamo fatta asciugare, l'abbiamo colorata con lo spray acrilico dello stesso colore dello sfondo 3D e infine abbiamo spolverato su la fibra di cocco per renderla più naturalistica. Per i vetri anteriori del terrario abbiamo utilizzato delle lastre di plexiglass di 0,5 cm di spessore. La dimensione di partenza delle lastre era di 50 x 25 cm, ma a noi servivano le dimensioni di 32 x 25, quindi le abbiamo tagliate con un taglierino come si può vedere dal video. La prima cosa da fare è generare un solco con il taglierino e per farlo bisogna aiutarsi o con una riga da architetto oppure come abbiamo fatto noi con un listello di legno. Dopodiché bisogna andare ad approfondire il solco e per farlo bisogna farlo a mano libera andando a fare una maggiore pressione sul taglierino quando si va a fare il taglio. Soprattutto quest'ultimo processo non è semplicissimo, infatti come potete vedere nel nostro caso il taglio non è netto.
Ad ogni modo, una volta generato il solco, è molto semplice da spezzare la lastra. Il taglio fatto non è netto, di conseguenza risulta utile passare con la lama del taglierino per rendere la superficie del taglio più liscia possibile. Come potete vedere, entrano piuttosto bene tra i profili a W dei binari. Passiamo ora alla parte dell'arredo del terrario. Abbiamo inserito a destra, quindi sempre nella parte calda del terrario, un tappetino riscaldante da 7 watt. Per separare poi la fonte riscaldante dal resto del terrario e quindi per evitare che l'animale possa ustionarsi, abbiamo utilizzato un pannello di polionda dello spessore di circa 3 mm. Dopodiché abbiamo posto sul pannello il substrato del nostro terrario. Nel nostro caso abbiamo utilizzato della torba acida di Spagno passata in forno a 150 gradi per circa un'ora, in modo tale da effettuare la sterilizzazione. Per concludere, abbiamo migliorato esteticamente il terrario andando ad utilizzare della carta da parati adesiva sulla parte esterna e renderlo quindi più carino da vedere. Quindi abbiamo terminato la costruzione del nostro terrario e questo qui è il risultato finale. Aggiungiamo una nota finale riguardante la luce riscaldante. Per evitare che l'animale possa ustionarsi entrando in contatto con la luce riscaldante, abbiamo utilizzato della carta a forno come isolante. Nonostante abbiamo utilizzato lampadine riscaldanti di 25 watt, il calore generato nel punto più caldo superava di molto la temperatura di 31 gradi centigradi. Dato che le lampadine usate sono a luminosità regolabile, abbiamo acquistato un regolatore di luminosità e lo abbiamo impostato al minimo. In questo modo abbiamo risolto ogni problema. Bene! Abbiamo terminato con la costruzione del terrario di Clio. Ci sarà un'altra parte dove andremo a spiegare la logica dietro la struttura di questo terrario e i motivi per i quali abbiamo effettuato determinate scelte. Quindi se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e seguiteci sui social. Alla prossima, ciao!